Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima metà di dicembre e abbiamo la carta del giudizio, amici della Vergine. Può essere che sarà un momento di presa di consapevolezza, un momento di comprensione. Quando c'è la carta del giudizio si parla sempre di un risveglio, di una rinascita. Andiamo a vedere a che cosa fa riferimento con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo trovate anche scritto qui e sempre nella descrizione trovate anche il link alla playlist dell'oroscopo annuale stagionale perché in questo periodo sto pubblicando le previsioni per il primo semestre del 2024. Sono quattro, una è una previsione generale, poi ce n'è un'altra sulla crescita spirituale, una sull'amore e gli affetti e l'ultima sarà poi sul lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per dicembre. Abbiamo un papa, un fante di denari, fante di coppe, due di coppe, 6 di spade, 9 di coppe e 9 di bastoni. Ragazzi, si parte da un bel papa, eh? Il papa è una carta di ufficializzazione, una carta di riconoscimento, è anche una carta di festeggiamento per certi versi. Ehm, è una carta di divulgazione, diciamo così. E poi qui ho due fanti. Quando ci sono dei fanti è perché l'energia è fresca. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il papa, la stella e l'appeso. Allora, sento che questo papa per molte persone era un punto d'arrivo, era un obiettivo o è un obiettivo, però per qualcuno c'è già stato questa ufficializzazione, questo riconoscimento, questo contratto, perché il papa vi ricordo che fa riferimento ai contratti, diciamo di matrimonio nello specifico, però lasciandolo un po' più in generale così, a quelli che sono i contratti, gli accordi. È come se ci fosse stato una sorta di cambio di posizione, cambio del modo di vedere le cose grazie a questo papa. Può anche far riferimento a una guida spirituale che magari avete contattato, che vi ha aiutato o vi aiuterà ad avere la comprensione di cui ci parla il giudizio, questa visione più ampia delle cose. Andiamo a vedere il fante di denari, perché è come se qualcuno dovesse iniziare a studiare le cose da un altro punto di vista, nel senso che, e qui lo vediamo, sono usciti un 4 di coppe e la regina di spade, è necessario mettersi a tavolino e diciamo valutare tutti quelli che sono i punti che fino adesso avete lasciato un po' in sospeso o magari quelli che in realtà non avete proprio considerato, sia all'interno della relazione, sia magari all'interno della vostra vita in generale. Adesso dipende. Ehm, tra l'altro, le letture dei single e poi più in là anche quelle del lavoro di dicembre le pubblicherò più avanti e potrete poi integrarle con questa lettura. Però qui è come se ci fosse bisogno di dare una regola, di dare un ordine.
Andiamo a vedere il fante di coppe. Con la regina di spade si dice sempre che si debbano fare dei piani e soprattutto è una di quelle carte che vi dice di mantenervi allerta. Siccome col 4 di coppe c'è qualcosa che non vedete, mantenete gli occhi sempre aperti. Allora, questo fante di coppe è spiegato dalla temperanza, dal mago e da un 7 di bastoni. È come se aveste bisogno di qualche cosa in più rispetto a questo papa, diciamo per star tranquilli. È come se questo papa non fosse abbastanza e ci volesse anche un'azione concreta da parte di qualcuno o da parte vostra per riuscire appunto a sentirvi, per riuscire sì, a riequilibrare questa situazione. Per qualcuno, ragazzi, è una questione di tipo familiare. Adesso andiamo a vedere, poi vediamo se riesco a dirvi qualcosa di più specifico. Andiamo a vedere carta per carta. Il 2 di coppe, per piacere, grazie. Un altro fante e un cavaliere di spade. Allora, se fosse una questione romantica, vi dico che potrebbe essere, ragazzi, o qui qualcuno sta frequentando una persona che è sposata ed è per quello che si vuole qualche azione più concreta, che si vuole, diciamo, qualche cosa in più per riuscire a sentirsi al sicuro. Se fosse la questione familiare, ipotesi, sento che c'è qualcuno all'interno della famiglia con il o la quale non si riesce a trovare un punto di incontro. È come se questa persona scappasse da certe responsabilità. Andiamo a vedere il 6 di spade. La morte. È un 3 di pentacoli, sì. Allora, qui nella seconda settimana di dicembre, ragazzi, il consiglio che vi danno le carte è proprio quello di allontanarvi da certe idee. Il 6 di spade è proprio una carta di una persona che va verso altri mari, ok? Lascia indietro quelli che sono i problemi, quelli che sono i pensieri. Tenete presente che avete anche la morte, quindi qui si tratta proprio anche di tagliare certe attitudini, di tagliare certe abitudini. E in questo caso, essendoci un 3 di pentacoli, per qualcuno fa riferimento al tagliare certe collaborazioni, certe anche fantasie, mi viene da dire, perché qui molte persone hanno la testa un po' in aria, secondo me. Cioè, questo 6 di spade vi limita un pochettino, fa riferimento alle credenze limitanti, in effetti, però vi limita perché è come se aveste delle idee che sono state generate nell'ambiente in cui siete cresciute o cresciuti e che non vi servono più. Qui c'è da tagliare questo tipo di idee. Vedendo il 3 di pentacoli ho come la sensazione che qualcuno qui sia obbligato dalla famiglia ad aiutare la famiglia. Cioè è come il crescere sentendosi in dovere nei confronti dei genitori, no? Come se ci fosse qualcuno che vi fa pesare sempre il dovere di stare dietro ai genitori o il dovere di appagare la famiglia, il dovere di seguire le tradizioni. C'è come un qualche pensiero di questo genere che è ora di tagliare, di lasciare indietro. E una volta che farete questo taglio, arriva un 9 di coppe. Ragazzi, arriva l'appagamento, andiamo a vederlo. Gli amanti. 3 di spade, 7 di pentacoli e fante di coppe che avevate già qui. Allora, io non so chi abbia fatto cosa, però qui
qualcuno sta aspettando delle scuse, sta aspettando un gesto dall'altra parte. Vi dico, l'altra parte non sembra neanche rendersene conto, o comunque è un po' come se trovasse delle scuse per non prendersi le proprie responsabilità. Vi dico, alla fine c'è un 9 di coppe, c'è un equilibrio con la carta degli amanti, quindi io sento che questo taglio farà bene, che può anche essere un taglio semplicemente di certe dinamiche di comportamento. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché è come se vi dicessero che per raggiungere questo 9 di coppe quello che dovete fare è erigere delle barriere. Abbiamo la luna e la forza. Qui ho come l'idea che le barriere le dobbiate erigere per non farvi influenzare, per non farvi condizionare. La carta della luna parla di proiezioni, però ho come l'idea che potrebbe esserci qualcuno che vi racconta una verità un po' particolare, ma è un po' come se dicessero ehm, schermatevi nei confronti degli altri, nei confronti della vita, mettete dei limiti. Fin qui resisto, da qui in avanti non è più per me, non vibra più con me. Allora, qui avevamo la carta del giudizio e sento che è un po' la presa di consapevolezza che avrete già nella prima settimana di dicembre, perché poi nella seconda settimana di dicembre si tratta di tagliare, di fare delle scelte, di lasciarsi indietro qualcuno o qualcosa o una situazione, ipotesi, all'interno di questa relazione. C'è comunque, diciamo, il finale felice, non è felicissimo, però comunque le energie vanno migliorando, ma bisogna passare attraverso questa morte, questo taglio. Per qualcuno il 6 di spade può proprio voler dire un allontanamento di tipo fisico. Sapete che si dice che si impara ad apprezzare quello che si ha nel momento in cui non lo si ha più. E qui è un po' il distacco terapeutico, diciamo. Però ragazzi, avete comunque questo 9 di coppe, c'è comunque una sorta di soddisfazione personale. Vi dico, può essere che ci sia un ritorno da parte di qualcuno dopo tanto tempo, perché comunque qui ho la carta del giudizio, ho la carta della luna. Sì, è per un gruppo piccolo, perché comunque non ho tantissimi richiami al passato. Va bene, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Mm. Allora, qua ragazzi vi dice, è come se voi aveste la chiave per risolvere, per aprire la porta, per risolvere il problema. Avete tante opzioni, si tratta di prendere una decisione, qui lo vediamo. È una di quelle carte che vi invita a fare qualche cosa fuori dal normale, fuori dal convenzionale. È come se aveste una serie di chiavi da poter usare, da poter scegliere per aprire varie porte. È un po' come se vi dicesse potete schiacciare voi il bottone che più vi o aprire la porta appunto che più vibra con voi. Ok, andiamo ancora a vedere un pensiero su cui, due pensieri su cui riflettere. Perché mi è difficile divertirmi? Spirito di sacrificio, ragazzi. Scrivetemi nei commenti perché vi è difficile divertirvi. E il divertimento non è andare a cena, cioè sì, anche, ma non è proprio quello. Andare a cena è fare qualche cosa che vi riempie il cuore, che vi fa ridere a crepapelle, che vi fa gioire, che vi dà allegria, che vi nutre. E poi abbiamo perché mi è difficile esprimermi. Lavorate con il quinto chakra, potete indossare anche un turchese, un'acquamarina per aiutare il quinto chakra, che è quello della gola, a lavorare. E qui è interessante perché è come se
Qualcuno potrebbe aver paura ad esprimersi, a dire quello che realmente pensa. Qualcun altro magari non ha paura, ma non sa bene come dirlo. Non so se vi è mai capitato, a me sì, quando sono tanto arrabbiata, certe volte non parlo con la persona perché la rabbia è talmente tanta che si rischia poi di dire qualcosa di cui ci si pente. Allora prima sbollisco, metto in ordine i pensieri e poi parlo con la persona. Però può anche essere che ci siano tante cose dietro da risolvere e che quindi uno abbia paura a parlare perché esplode come un vulcano. Viene fuori anche tutto il vecchio. Ecco, una cosa alla volta, un passo alla volta. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti. Fatemelo sapere con un commento. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!